Ciao a tutti e bentornati al canale I Misteri dell'Egitto con Nubiano. Oggi parleremo di questa sedia cerimoniale pieghevole del faraone Tutankhamon. Questa sedia fu trovata dentro la tomba di Tutankhamon a Luxor, che fu scoperta nel 1922 da Howard Carter l'inglese. Questa sedia, come si vede, era stata fatta di ebano, laminato d'oro con l'intarsi di avorio, più anche le pietre preziose e semipreziose, lapislazzolo, turchese e corallo. Si vede il fregio del copra che proteggeva il re, e in mezzo si vede anche il disco solare e si vede anche la dea Nerbet l'avvoltoio che sta spiegando le ali. Come si vede, sta proteggendo i nomi del faraone. I nomi del faraone qua sarà scritto Tutankhaton, la figura vivente del dio Aton, e questo è il nuovo nome del re. Come si vede qua, i piedini di questa sedia è pieghevole, come si vede, a forma della testa di anatra, e si vedono i dettagli bellissimi che abbiamo qua. Guardate gli occhi, i denti e il becco di anatra, una cosa meravigliosa che hanno fatto loro tanti anni fa. Allora, qua possiamo trovare un appoggiapiedi che veniva usata dal re Tutankhamon. Vengono rappresentati qua gli africani, anche gli asiatici, sono i nemici tipici dell'Egitto, e come vediamo sono 4 più 5, e così abbiamo 9 direzioni che rappresentavano tutte le direzioni attorno all'Egitto, 4 punti cardinali, l'isola di Creta del Mediterraneo, anche Cipro, così abbiamo 5, e anche abbiamo altri 4 direzioni intermedie, e così abbiamo 9 direzioni attorno all'Egitto. Come vedete, tutto era stato fatto di avorio, di ebano, con l'intarsi di avorio, lapislazzolo, turchese e corallo, come si vede adesso. Più anche si vede la dea Nerbet l'avvoltoio, la dea dell'Alto Egitto, che sta spiegando le ali, proteggendo il nome del re, scritto qua come Tutankhaton, la figura vivente del dio Aton. E questo Aton, il dio, era stato scelto dal padre di Tutankhamon una volta. Come possiamo vedere qua, l'appoggiapiedi, questa qua, sotto i piedi del re, e tutti i nemici stanno in punta, come vedete, legati con le mani dietro la schiena, e si vedono benissimo i tratti del viso. Se diciamo a qualcuno di stare in punta per pochi minuti sta male. Potete immaginare così il castigo che loro hanno fatto per questi nemici in questa maniera qua. E poi dobbiamo dire sempre che è un faraone piccolo, ma anche dobbiamo fare lui come se fosse un uomo grande. Cosa è scritto in questo appoggiapiedi? Quello che è scritto, come si vede adesso, Nebkhasut, tutte le terre straniere, Uru, tutte le terre straniere grande, anche in Ritinu, la zona di Ritinu, Demej, Wi, Mi, Waher, Cipui, Mirajet, tutti le terre straniere grandi, anche le terre di Ritinu che stanno al nord della Siria vicino alla Turchia, sono riuniti come se fosse un terreno unito sotto i tuoi sandali, come il dio Ra per l'eternità. E questo è quello che è scritto già in geroglifico sotto i piedi del re. Vedendo questa sedia si può vedere anche l'intarsi di avorio come l'imitazione della pelle di leopardo. È da dire che la pelle di leopardo portavano solo i grandi sacerdoti o i faraoni. E come si vede adesso i piedini della sedia a forma del becco di anatra, e poi si può vedere adesso la parte dietro di questa sedia. Si vede l'occhio di Ra, simbolo della protezione del nostro faraone, si vedono le ali, il becco di questo avvoltoio,
che sta spiegando l'Iale, anche proteggendo il re, tenendo il simbolo Shen dell'eternità con i simboli della vita e anche il simbolo Anche della vita, anche il simbolo Was, il simbolo del potere. Grazie tanto per l'ascolto e Misteri dell'Egitto con Nubiano.